Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio iniziare con voi un percorso che riguarderà lo studio di FreeRTOS. FreeRTOS cos'è? FreeRTOS è un sistema real-time largamente utilizzato nel mondo dei sistemi embedded. Ho deciso di iniziare questa guida, questo percorso, perché quando mi sono imbattuto nello studio di FreeRTOS ovviamente ho trovato solamente guide, tutorial, video tutorial in lingua inglese principalmente. Il problema non è tanto studiare FreeRTOS in lingua inglese. Il problema è che a volte ho sentito la necessità di una riflessione su una determinata linea di codice, oppure una riflessione su una funzione specifica di FreeRTOS in lingua italiana, perché ovviamente all'inizio si sente il bisogno di una spiegazione più chiara. Poi quando si va a padroneggiare l'argomento si è più capaci di comprendere al meglio e con più facilità testi in lingua inglese. Quindi è questo il motivo per cui ho voluto iniziare questo percorso. Poi ovviamente è sicuramente fondamentale sapere e padroneggiare al meglio la lingua inglese e i testi in lingua inglese, perché vi assicuro che facendo l'ingegnere mi incontro ogni giorno con testi, quindi datasheet e qualsiasi cosa che riguardi il mondo dell'elettronica che è scritto in lingua inglese, quindi è importante. Allora, per questo corso io sto utilizzando l'Arduino, in particolare l'Arduino 1, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di Arduino. Ho scelto l'Arduino perché comunque sicuramente il costo non è eccessivo, è facilmente reperibile ed è open source, quindi anche il suo tool, basta andare su questo link che vi metterò anche in descrizione, scaricate la versione compatibile con il vostro sistema operativo. Io ho il Mac, ho scaricato questa, e poi anche perché comunque per chi non conoscesse l'Arduino, sul web ci sono tantissimi tutorial che spiegano come utilizzarlo, quindi credo sia un ottimo primo passo per entrare nel mondo della programmazione dei sistemi embedded, almeno è quello che è stato per me. Inoltre, altra cosa molto importante, serve il reference manual di FreeRTOS, anche questo link ve lo metterò in descrizione, quindi pigiate qui, salvate il file nel vostro PC ed è proprio questo che ho aperto qui. Allora, il reference manual cos'è? All'interno di questo PDF, che è molto molto importante per questo nostro percorso, allora qui in pratica sono riassunte tutte le funzioni che il kernel FreeRTOS mette a disposizione, sono ovviamente tantissime, divise per argomento. Ad esempio qui abbiamo i semafori, software timer, eventi e tutto questo. Ed in pratica questo qui, questo PDF è molto importante perché, ad esempio, aprendo questa funzione, che sarà la prima che andremo ad utilizzare, dice innanzitutto cosa serve per utilizzare e creare questa funzione, perché in pratica questi qui è come se noi volessimo fare la pizza ma non compriamo la farina e tutti gli ingredienti. Quindi, immaginando che questa fosse una pizza, se tu non ci includi la farina, poi cosa ci si mette?
vabbè, non sono esperto di cucina, insomma, però se non si includono la farina, l'acqua e tutti gli ingredienti, la pizza non la si può fare. Quindi questo è il senso di questo include. Poi spiega quali e quanti sono gli input della funzione. Cosa molto carina e utile è un riassunto della funzionalità di questa funzione. Qui sono elencati tutti i suoi input e il loro significato. Sono tutti questi qui, questa ce n'ha alcuni. Questi due valori sono quelli che la funzione xCreate, in questo caso xTaskCreate, restituisce. Quindi una volta che la si crea, lei restituirà o PDPass o error could not allocate required memory. Dopo vedremo un attimo nel pratico come funziona. Poi una cosa molto importante è l'esempio. Credo che ci siano quasi per tutte le funzioni, però sicuramente per quelle base ci sono sicuramente. Poi ci sono anche i commenti, cosa molto importante, cioè è veramente fatto bene, quindi è sicuramente una parte fondamentale per questo corso, quindi scaricatelo e così. Ok, allora torniamo nella pagina principale. Allora, questo qui è il primo script che ho fatto, che ho chiamato appunto primo esempio senza sistema real time. Qui c'è questa include che in questo script non è necessaria, poi in caso vi spiegherò quando e come utilizzarla e perché. Quindi allora tornando, primo esempio senza sistema real time. Infatti come potete vedere qui non ho messo nessuna include come era specificato qui in questo PDF. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che in questo primo esempio non sto utilizzando FreeRTOS. Nell'esempio 2 invece includeremo la libreria FreeRTOS. Allora, qui che cosa andiamo a fare? Voglio andare in questo primo esempio a eseguire un semplice blink di 3 LED utilizzando un sistema non multitasking. Quindi tutte le linee di codice che io vado ad inserire nel void loop verranno eseguite in maniera seriale. Quindi prima questa linea qui, che per comodità chiameremo linea 1, così almeno è più chiaro quando parlo andare a leggere il codice. Linea 2, linea 3. Ok, quindi essendo che è tutto seriale, sequenziale, quando io avvierò il tutto, adesso vedremo, verrà eseguita prima la linea 1, poi la linea 2, poi la linea 3. Ovviamente se non si metterà un piccolo delay non ci si accorgerà della differenza, no? Quindi è molto utile utilizzare un delay per vedere al meglio le differenze. Allora io qui perché ho scritto anche questa parte? Perché in pratica vi do giusto qualche accenno anche di come utilizzare le funzioni di Arduino, ma giusto un accenno, perché in giro ci sono già tanti tutorial e quindi non ne serve un altro. Anzi, vi consiglio il tutorial di Paolo Aliverti, spero di non aver sbagliato il nome, perché è veramente bravo a spiegare. Quindi allora con questo diciamo apice, qui ho scritto anche un piccolo commento, applichiamo il blink in pratica. Il simbolo apice 1 è l'operatore di toggle. Quindi che cosa fa questo operatore di toggle? Va a modificare lo stato
del PIN nel suo opposto. Quindi se precedentemente, quindi quando noi avviamo, lo stato del PIN è basso, lui lo metterà alto e viceversa. Oppure possiamo semplicemente scrivere high e poi riportarlo a low, scrivere high e riportarlo a low, però questo qui avrebbe comportato l'inserimento di un high per il LED red, un piccolo delay, e poi mettere LED red low, quindi in questo modo mettere un delay di, che ne so, 30 millisecondi, e poi riscrivere la funzione, la linea di codice sempre legata al LED red, e qui metterci low. Forse mi sto dilungando troppo, però giusto per farvi capire. E poi qui rimettere di nuovo il delay. Copia, incolla. Quindi in pratica sarebbero state 3 linee di codice, forse 2 o insomma 3, perché qui comunque ci ho messo questo delay. Comunque sarebbero state 3 linee di codice in più per ogni LED. Quindi è sicuramente più comodo e anche più bello avere scritto il codice in questo modo. Quindi questo qui adesso lo commentiamo perché non ci serve. E quindi allora per eseguire questo codice di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di 3 LED. Io ho usato il LED rosso, giallo e blu, che a cui ho associato 3 valori 6, 7, 8, e usare la define in questo modo è molto utile sia per la leggibilità del codice che per una successiva modifica. Quindi in caso il codice fosse molto lungo basterà modificare solamente questo valore invece che andarlo a cambiare ogni volta che io ho utilizzato il LED red ma senza inizializzarlo in questo modo. Qui ho semplicemente impostato che i pin devono essere messi come output, così che possono generare una tensione corrente che fa accendere il LED. Quindi adesso andiamo a creare il setup. Allora, eccoci qui ragazzi, scusate un po' la confusione, qui c'è il telefono, sì il telefono, vabbè, c'è il microfono e tutto qui, sono in attesa di fare il trasloco, quindi poi avrò una postazione sicuramente più comoda e non dovrò stare con il telefono in mano. Comunque, pensiamo alle cose importanti. Questo è l'Arduino Uno, questa qui è una breadboard molto utile per fare delle prove. Quindi prendiamo questi fili che si possono tranquillamente comprare su Amazon, poi vi metterò il link. Questi qui sono i 3 LED, blu, giallo e rosso. Allora, per chi non lo sapesse, i LED hanno un pin più lungo e uno più corto. Il pin più lungo va collegato al più e il pin più corto va messo alla massa. Ok, quindi come stava scritto sul codice, abbiamo il LED rosso al pin 6 dell'Arduino, che abbiamo appunto qui, poi abbiamo il LED giallo al 7 e il LED blu all'8. 2 parole sulla breadboard per usarla al meglio. In pratica qui abbiamo delle parti, no? Che sono diverse da ad esempio queste centrali. Perché in pratica? Allora, queste linee centrali di solito vengono utilizzate per la circuiteria che si utilizza, cioè che il tuo codice utilizza, e abbiamo che queste linee sono che questi pin sono in corto in questo verso, ok? Anche queste, però questa non è in corto con questa perché queste sono separate. Stessa cosa per questa e per questo, ok? Invece queste qui
come anche questa e questa. Queste qui sono in corto in questo verso ed abbiamo una distinzione, no? Vediamo la linea blu e la linea rossa, perché di solito queste parti delle breadboard vengono utilizzate per le alimentazioni. Infatti il più è pensato per essere, no, la VCC, e il blu in questo caso è pensato per essere usato per la massa. Quindi questo in corto con questo, che in corto con questo, con questo, con questo e così via. Come anche questo e anche questo. Ok? Invece per questa linea qui ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Questi qui anche sono in corto tra loro. E anche queste qui possono essere utilizzate, per collegarci la VCC o la massa. Quindi andiamo ad esempio qui a cioè in questo caso queste non servono. Andiamo a collegare semplicemente, ci mettiamo sul pin 6, che dovrebbe essere questo, ok. Poi abbiamo il pin 7 e il pin 8, quindi tutti in fila. E il pin 8. Diciamo che per le altre volte, a meno che non utilizzerò cose nuove, mostrerò semplicemente la configurazione finale. Ok, quindi poi colleghiamo il diodo LED, sì. Allora, se noi lo collegassimo in questo modo, quindi sempre sulla stessa linea, si creerebbe un corto tra i pin. Forse è così, vediamo se si vede un po' meglio. Ecco, vedete? Perché vi ho detto che tra quei due pin, che è quella fila, ogni fila i pin sono in corto. Quindi così non va bene, perché metterei in corto il pin dell'Arduino con la massa. Quindi quello che si deve andare a fare è collegare, in pratica, il pin in maniera, diciamo, incrociata. Lo sto tritando il pin, ecco, forse così è andata, ecco, quindi in questa maniera incrociata, quindi il pin più su una linea e il pin meno su un'altra linea. Ora prendiamo un filo che utilizziamo per la massa. La massa in questo caso è unica, ok? Quindi andiamo qui, prendiamo GND e la potremmo collegare ad esempio questo pin, a questa linea qui, ok, per dire, e poi con degli altri fili ci potremmo collegare qui. Quindi adesso finisco di fare il setup e poi vi mostrerò quello completo. Allora, ecco qui la configurazione. Ho messo la massa generale qui e in pratica poi, come vi dicevo prima, essendo che questa fila blu tutto in corto, ci ho collegato tutti i pin meno, diciamo quelli che abbiamo detto che vanno al meno, quindi filo il pin meno, il pin più corto del diodo LED. Questi qua sono tutti i pin che vengono, sono tutti i fili che vengono dai pin 6, 7, 8. Quindi adesso possiamo far partire il codice. Andiamolo a caricare sull'Arduino. Ok, eccoci qui. Colleghiamo la USB al PC. Andiamo qui e facciamo carica. Ecco quello che abbiamo. Potete vedere come i tre LED non vengono accesi contemporaneamente, no? Ma come dicevamo prima, verrà eseguita prima questa linea, poi quest'altra linea, poi quest'altra linea. Quindi prima verrà acceso il LED red,
poi il LED blu e poi il LED yellow. Ok? Quindi questo è quello che si ha in un sistema sequenziale. Qui possiamo provare ad esempio ad aumentare il delay, mettiamolo ad esempio a 100. Ricarichiamo. Quindi non ho fatto altro che aumentare il delay tra i 3 blink e i 3 blink successivi. Ovviamente non bisogna inserire il delay qui, perché altrimenti, diciamo, non sarebbe veritiera questa prova che stiamo facendo. Ok? Comunque il punto fondamentale è che in un sistema sequenziale, e lo dice la parola stessa, questa verrà eseguita per prima, questa per seconda, questa per terza. Ora invece facciamo la stessa cosa, ma introducendo il sistema real time. Ok, questo qui è il nuovo script. Come potete subito notare, la prima differenza è che abbiamo incluso la libreria di FreeRTOS, altrimenti le funzioni che ho utilizzato sotto non avrei potuto utilizzarle. Ok, quindi replichiamo sempre questa parte. Queste qui dopo le spiegheremo. Allora, in pratica, innanzitutto, prima riflessione. Cosa cambia quando dobbiamo eseguire un'azione ed implementarla con FreeRTOS? Allora, in pratica, le azioni in questione sono il blink di 3 LED. Ok? Benissimo. L'azione di un blink, quindi mettiamo il blink del LED giallo, il blink del LED rosso e il blink del LED blu, per FreeRTOS sono 3 azioni differenti, ok? E quindi devono essere inglobate in un task o azione, diciamo task o azione, per cercare di farvi capire meglio. Poi ovviamente noi in questo caso le mettiamo in 3 task differenti per fare un parallelismo con le 3 linee di codice nel caso sequenziale, perché altrimenti io le potrei anche mettere in un unico task, ok? Però io voglio paragonare ogni task create ad ogni linea di codice. Adesso riapro anche l'altro così cerco di essere più chiaro possibile. Ok, quindi qui avevamo queste 3 linee, quindi io qui creo 3 task per ogni LED per paragonarle ad ogni linea sequenziale che avevo creato nel primo esempio, e per farvi vedere come cambia il comportamento. Perché faccio questo? Perché allora, prima cosa, quando si utilizzano sistemi real time, il loop in questo caso non viene utilizzato, ok? Quindi si creano questi 3 task, dove il primo elemento, qui vi ho riportato dei commenti in cui spiego cosa sono i parametri del task. Quindi questo qui è il nome della funzione del task, infatti qui vedete che riporto lo stesso nome. Poi un nome red LED task che serve principalmente in fase di debug, quindi nome del task. Terzo, dimensione dello stack, quindi della memoria, che viene istanziato dal kernel di FreeRTOS per il seguente task. Poi apriremo una piccola parentesi nel successivo tutorial per capire bene come istanziare la memoria, ok? Però lo faremo successivamente. Poi abbiamo il quarto elemento, che praticamente
in questo caso è null perché non ci interessa, ma noi attraverso questo parametro possiamo passare un input alla funzione che in questo caso si chiama LED controller task. Perché? Perché se guardate la sua dichiarazione abbiamo void pv parameters. Se ad esempio qui noi ci avessimo messo un qualcosa a caso, ad esempio 2, noi è come se stessimo passando come input, quindi come se questo pv parameters assumesse il valore di 2. Quindi noi qui ad esempio potevamo, in caso ne avessimo avuto bisogno, potevamo istanziare una variabile, che ne so, data input, e gli associavamo il valore, questo qui, e potevamo utilizzarla all'interno della nostra funzione LED red controller task. In questo caso non ci interessa, quindi ritorniamo tutto come prima. Quindi rimettiamoci null, no, era qui. Ok, poi questo quinto elemento sarebbe la priorità del task. Poi sempre ci sarà una lezione apposta e l'ultimo in pratica è l'handler del task. Che cosa vuol dire? L'handler è un elemento molto importante. Come scrivo qui, in pratica questo handler al task permette di eseguire delle operazioni sul suddetto task durante la sua esecuzione, cioè nel senso tu qui l'hai creato e gli hai messo che ad esempio ha priorità 1. Ma se dopo che l'hai creato e quindi tutte queste funzioni sono in esecuzione, io ho bisogno, quindi a runtime, di cambiare la sua priorità, come faccio? Ho bisogno di avere un qualcosa che punti al seguente task e che mi permetta di cambiare la sua priorità, e quindi c'è bisogno di creare un handler che vedremo successivamente. Questo è giusto per darvi un'infarinatura. Stesso ragionamento per gli altri. Quindi qui abbiamo creato le loro funzioni, abbiamo messo i pin mod, quindi la dichiarazione dei pin direttamente qui dentro. Qui abbiamo messo il toggle, qui abbiamo creato il loop, perché i loop sono all'interno di ogni task. Ok, quindi per cercare di farvi capire bene, è come se noi avessimo tanti loop per ogni task, però questi loop tra di loro, quindi tra task e task, questi loop vengono eseguiti in parallelo. Però all'interno di ogni task, quindi all'interno di ogni while, se io qui avessi altre funzioni, quindi funzione 2, funzione 3 e così via, queste funzioni all'interno del singolo task, quindi all'interno del while, vengono eseguite in maniera sequenziale, ma queste funzioni rispetto alle funzioni presenti in un altro task vengono eseguite in parallelo. Ok? Se non è chiaro scrivetemi nei commenti e cercherò di spiegarmi al meglio. Comunque poi il tutto sarà più chiaro adesso che proveremo anche il codice, e quindi così. Quindi allora quello che adesso mi preme è fare il parallelismo tra questo tipo di configurazione e questo. Quindi quello che io mi aspetto è vedere non più che blinkerà prima il LED rosso, poi il blu e poi il giallo in maniera sequenziale, ma che si accendano tutti allo stesso tempo. Ed è il motivo per cui vi dicevo che tra task non sono sequenziali, sono in parallelo, ok? Ma all'interno del singolo task le azioni vengono eseguite in maniera seriale. Adesso
proviamo intanto il codice e poi faremo un piccolo disegnino perché voglio cercare di essere più chiaro possibile. Ovviamente se non lo sono per qualche modo scrivetelo nei commenti e cercherò di spiegarvelo. Quindi adesso possiamo caricare il codice, quindi questa qui intanto la posso chiudere. Ok, non mi vedo. Devo collegare un attimo la porta USB. Ok, andiamo qui, carica. Ok, questo è quello che vediamo. Ok, adesso sarete tratti in inganno perché praticamente la sua esecuzione qui è velocissima. Quindi per cercare di capire bisogna mettere un delay. Adesso utilizziamo il delay di default di Arduino. Ok, quindi ci mettiamo ad esempio delay di 1000 millisecondi, cioè un secondo. Mi raccomando di metterla all'interno del while perché lui dal while non ci uscirà mai. Quindi mai metterlo dopo. Lo copiamo anche sugli altri. Mettiamolo qua sotto. Ok, quindi riandiamo ad eseguire il codice. Ok, carichiamo. Ecco qui, ecco, vedete? Quindi associamo LED rosso un task, LED giallo un task, LED blu un task. Come potete vedere, i 3 LED si accendono contemporaneamente. Perché? I task tra di loro lavorano in parallelo e non più in maniera sequenziale. E questo è il grande vantaggio che FreeRTOS mette a disposizione rispetto invece alla prima configurazione, in cui essendo che tutte e 3 le digital write del rosso, del giallo e del blu erano all'interno del loop, venivano eseguite in maniera sequenziale. Quindi anche se casomai uno non se ne accorge perché la frequenza di lavoro è alta, però in quel caso abbiamo che prima si accende il rosso, poi si accende il giallo e poi il blu. Invece in questo caso tutti quanti si accendono contemporaneamente e tutti quanti si spengono contemporaneamente. È stato molto importante inserire questo delay perché altrimenti ad occhio nudo non lo riusciamo a vedere. Ora quindi per una più chiara spiegazione passiamo sul tablet, così vi faccio alcuni schemini. Ok, allora in pratica adesso vado a dichiarare solamente 2 task, giusto per comodità, dato lo spazio ristretto. Allora immaginiamo quindi di avere 2 task, l'1 e il 2, dove andiamo ad eseguire delle operazioni. Nel nostro caso era il blink del LED rosso e del LED blu. Quindi così, allora, per essere ancora più chiaro, noi avevamo anche un terzo blink, però in questo caso, come dicevo prima, per comodità di spazio, ne ho dichiarato solo 2, ma tanto il ragionamento poi si replica per n task, che ovviamente c'è un vincolo. Questo ragionamento vale qualora tutti gli n task che dichiariamo hanno la stessa priorità. Quindi nel nostro caso era priorità 1 per il primo, 1 per il secondo, 1 per il terzo, ma poteva anche essere 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, eccetera. Quindi allora, all'interno di ogni task abbiamo un loop che sarebbe il while 1, dove all'interno del loop verranno eseguite un tot di operazioni, ad esempio operazione 1, operazione 2 e così via. Anche nel task 2 ci sarà un loop e verranno eseguite un tot di operazioni,
op1, op2, eccetera, eccetera. Benissimo. Andiamo a parlare di come questi due task si vedono. Cioè, che cosa voglio dire? Una volta che viene creato il programma, che quindi i due task vengono creati, l'esecuzione sarà la seguente: task 1, task 2, quindi creati contemporaneamente eseguiti contemporaneamente. Quindi qui, se vogliamo farlo tipo a diagramma, ad ASM, qui abbiamo lo start, no? In cui creiamo i task, e una volta che verrà avviato il programma, entrambi verranno eseguiti contemporaneamente. Questo con FreeRTOS. Perché nel caso sequenziale invece avremo uno start in cui dichiariamo delle cose, ad esempio nel nostro caso c'erano i pin mod, e dopo avremmo operazione 1, aspettate che lo scrivo meglio, avremo operazione 1, poi operazione 2 e poi operazione 3. Fatto questo, ritorno qui. Questa è la sequenzialità. Questi sono 3 stati che vengono eseguiti uno dopo l'altro, e alla fine, essendo un loop, se non ci sono altri vincoli particolari che ci impediscono di rieseguirle di nuovo, questo verrà eseguito, ma sempre prima 1, 2 e 3. Invece nel caso precedente abbiamo che questi verranno eseguiti contemporaneamente e ripetutamente. Vedete che differenza importante che c'è. Poi, questo qui guardando dall'alto, ok? Quindi guardando semplicemente i task. Poi se espandiamo il contenuto del task, che quindi si torna a questa configurazione, all'interno di ogni task le sue operazioni vengono eseguite in maniera sequenziale, però solo al loro interno. Ok ragazzi, siamo giunti alla conclusione, spero che il video vi sia piaciuto, gli argomenti che abbiamo trattato anche. Se sì, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale. Per qualsiasi cosa, per qualsiasi dubbio, scrivetemi nei commenti e ci vediamo domani per il prossimo video. Ciao!